Qualche mese fa mi stavo bellamente facendo gli affari miei su Steam, quando mi ritrovo tra i consigliati del negozio un certo gioco, For Story. Sentendo questo nome, alcuni di voi, come sottoscritto, sicuramente saranno stati invasi da un sentimento di nostalgia, altri invece magari si chiederanno: ma che diavolo è For Story? Beh amici, facciamo un passo indietro. For Story è un MMORPG, ovvero un gioco di ruolo multigiocatore di massa online. Una tipologia di gioco che andava molto forte nei primi anni 2000. Basta guardare il successo di colossi come World of Warcraft, Ultima Online, Guild Wars, Lineage 2, eccetera. Visto il successo di questa tipologia di giochi, molte compagnie hanno provato a cavalcare l'onda, con risultati e monetizzazioni a volte discutibili. For Story infatti era nato come una sorta di clone free to play di World of Warcraft, al quale io ho sempre voluto giocare, ma non potendomi permettere un abbonamento di circa 12 euro al mese, anche perché credo mia madre mi avrebbe praticamente ucciso e diseredato se solo le avessi chiesto una cosa del genere, nel lontano 2009 sono quindi andato subito a scaricarmi For Story. È stato di fatto il mio primo MMO e ne conservo un bellissimo ricordo. Infatti non credevo fosse ancora attivo nel 2025 e visto che di base non ho nulla di meglio da fare nella vita, ho deciso di andare a riscaricarlo e provare a rispondere a queste tre domande. Numero 1. Che cosa è cambiato rispetto al 2009 quando giocavo io? Numero 2. C'è ancora effettivamente gente che ci gioca in maniera attiva? E infine numero 3. Ha effettivamente ancora senso giocarci nel 2025? È possibile ancora vivere una bella esperienza a livello di gaming? Proveremo a scoprirlo. Prima di iniziare devo fare assolutamente un piccolo disclaimer. Non mi definisco assolutamente un pro player o un esperto del gioco. Ci ho giocato veramente tantissimo tempo fa e per la maggior parte del tempo non sapevo manco che cosa stessi facendo. Inoltre mi sono reso conto che è veramente difficile reperire delle informazioni aggiornate sul gioco e per cui mi scuso in anticipo se le cose che dirò non saranno 100% accurate. Per la maggior parte mi baserò su dei vecchi ricordi di quando ho giocato 15 anni fa praticamente. Inoltre noi giocheremo sui server di Gameforge, che era il distributore del gioco in Europa, mentre la versione su Steam è gestita da Zemi Interactive, che è lo sviluppatore originale. La cosa che hanno in comune queste due realtà è che entrambe le compagnie hanno un desiderio spasmodico di milcare i player di tutti i loro soldi. Moo. Fatte le dovute premesse, direi che possiamo iniziare. Come ogni buon gioco di ruolo, bisogna innanzitutto creare un personaggio e scegliere una fazione, anche se in realtà forse in questa versione la si sceglierà più avanti. Le classi presenti sono abbastanza standard, diciamo quelle che ci si aspetta da un gioco di questo tipo, quindi guerriero, mago, arciere, prete, con i loro rispettivi ruoli. Inoltre noto che non sono state aggiunte nuove classi negli anni, sono sempre quelle che erano presenti al lancio del gioco. Anche le... oddio, ma si potrà dire la parola con la R su questa piattaforma? Fermi tutti, facciamo un piccolo check. Letteralmente, POV, stai cercando di fare dei contenuti su YouTube nel 2025. Comunque ecco, sono sempre alle tre originali, quindi l'umano, la fata e il felinide. Il mio personaggio originale, diciamo quello in cui ho investito più tempo, era un umano evocatore, per cui direi che per il nostalgia sake andremo a riproporre quello. Io solitamente ci impiego una vita e mezza nella character creation, ma in questo caso, essendo che le opzioni di customizzazione sono abbastanza limitate, dovrebbe essere un processo snello, per cui gli do giusto un piccolo ritocchino. 2 hours later. Eccoci qua, direi che a questo punto l'unica cosa che rimane da fare è inserire un nome veramente di livello e dopodiché possiamo iniziare. Dopo la character creation veniamo praticamente subito sbalzati all'interno del tutorial, dove ci viene offerta la prima quest dal Bro Shandolion. Ci viene subito data conferma che probabilmente la fazione la sceglieremo in una fase successiva, in quanto adesso siamo all'interno del regno di Gor. Prima di andare oltre però vorrei che ci prendessimo qualche secondo per godere di questo doppiaggio in italiano. La nostra vittoria è vicina! Ascolta il tuo maestro e sopravviverai! Chi non è disposto a fare sacrifici non otterrà nulla! Devo dire la verità, secondo me è più funzionale il discorso motivazionale di questo NPC della maggior parte dei contenuti che si trovano dai fuffaguru su TikTok o Instagram, per cui concediamogli quello. Chi non è disposto a fare sacrifici non otterrà nulla! Ma torniamo a noi. Iniziamo ufficialmente il gioco accettando la prima missione e avviandoci seguendo queste frecce che sono qualcosa di terribile e veramente invasivo nella schermata, ma va bene. Un'altra cosa un po' particolare che noto e che mi lascia perplesso è il fatto che abbiamo a disposizione un sacco di abilità
fin dalle prime fasi del gioco. Solitamente in questa tipologia di giochi si inizia con veramente poche abilità, magari una, due o tre al massimo, per poi andare a sbloccare il resto mentre si livella e si cresce così il personaggio in maniera organica. Il fatto che siano tutte presenti onestamente lo trovo un po' strano, ma probabilmente è un modo per rendere le prime fasi un po' più interattive. Le stranezze proseguono e, come potete ben vedere, siamo saliti di livello nel mentre che mi stavo bellamente leggendo l'abilità. Non ho attaccato nessun mostro, sto ricevendo esperienza in maniera passiva. Probabilmente c'è qualche buff attivo che infatti vedo in alto a sinistra per i nuovi giocatori, ma in ogni caso per cui direi che non ci possiamo proprio lamentare. Comunque nel frattempo ho iniziato a completare la missione facendo fuori questi simpatici amici autozampe e colgo l'occasione per parlare un po' del sistema di combattimento che, come potete vedere, è in stile tab targeting. Quindi ecco, in realtà nulla di nuovo sotto il sole. Si tratta di un combat system rodato utilizzato da tantissimi altri titoli, tra cui anche quelli più famosi e più classici che ho già citato all'inizio del video e che quindi non sto a ripetere in questo momento, ma il tutto per arrivare a dire che non sono stati fatti dei grandi cambiamenti su questo comparto. È esattamente uguale a quando avevo smesso di giocare, per cui beh, direi che non c'è altro da aggiungere. Ok, sarò onesto, non mi aspettavo di trovare così facilmente delle altre persone, per cui direi che dobbiamo approfittarne. Molto probabilmente hanno inserito un blocco della chat globale per chi si trova ancora nella fase di tutorial, per cui cercheremo di speedrunnare questa sezione. Ok. Alla fine del tutorial dobbiamo compiere una scelta, ovvero a quale fazione desideriamo appartenere. Le scelte a disposizione sono due. Da un lato abbiamo Darion, un regno spirituale governato dai maghi, mentre dall'altra parte abbiamo il regno di Valorian, bellicoso e militare e, come potete vedere dalla descrizione, governato dal Re Leone. Visto che siamo parecchio in tema nostalgia su questo video, per me la scelta ricade su Valorian. Ogni fazione, ragazzi, ha una sua capitale, quindi fondamentalmente un main hub dove i player possono incontrarsi, scambiare e vendere oggetti, creare dei gruppi, creare delle gilde o comunque prepararsi per delle spedizioni più complicate. Un concetto abbastanza comune all'interno del mondo degli MMO. Essendo questo uno dei principali luoghi di ritrovo all'interno del gioco, è anche probabilmente uno dei posti migliori dove cercare degli altri giocatori, capire se esiste ancora un'effettiva community. No ragazzi, non ci credo. Questo cartellino, adesso ve lo faccio vedere bene. Si tratta di una persona che sta effettivamente vendendo dei suoi oggetti. Cioè praticamente cosa si faceva una volta? Ci si metteva qui all'interno della piazza, si metteva il personaggio in modalità cartellino, venditore, chiamatelo come vi pare, e si mettevano in lista degli oggetti da vendere, così tu potevi lasciare il personaggio AFK e se qualcuno era interessato alle tue cose poteva tranquillamente guardare come se fosse, diciamo, un piccolo bazar e acquistare direttamente al prezzo che tu avevi messo. Questa cosa veramente bellissima, cioè io mi ricordo che ero sempre povero in canna perché avevo una gestione economica, spoiler, ce l'ho tuttora in real life, dei soldi terribile, cioè li spendevo in una maniera veramente indiscriminata per cose idiote e poi cercavo di farmare delle cose che poi provavo a vendere attraverso quella modalità qui, ovviamente con pochissimi successi. Un po' come il bro in questo momento, perché a guardarmi intorno non credo che abbia un grande afflusso di clienti. Fermi tutti, e quello? Da quanto tempo è lì? Cioè, avranno aggiunto sì e no 3 nuovi tagli di capelli dal 2009 a questa parte e sono pure riusciti a inserirli tutti glitchati. Chapeau. Nel frattempo sembrerebbe essere spawnato un nuovo player, che credo sia lo stesso che aveva scritto in chat prima, XX Helios XX, che con questo nome ci fa capire che è rimasto stuck negli anni 2010, dove una volta si mettevano, diciamo, le X e i numeri un po' a casaccio. Ci domanda se abbiamo un account Gore. Non sapendo bene di che cosa si tratta, gli dirò semplicemente che sono un nuovo player e chi lo sa magari ci aiuterà.
temo non riceveremo nessun aiuto. E in più nel frattempo l'anima di Big Boss è finita nel limbo. Nel frattempo la zona sembra essersi ripopolata e questo mi ha appena invitato in un gruppo. Entriamo subito. Allora, che cosa potrei scrivergli? Allora, credo che qui ci sia un grosso malinteso. Abbiamo iniziato con il piede sbagliato e mi hanno sgruppato. Non accetto di essere insultato in pubblica piazza, per cui adesso ti daremo fuori una ringa che dimostrerà al 100% che il dottor Musk non è una spia. Wow, I can't find a flaw in his logic. Comunque, ho parlato brevemente con uno dei player di quel gruppo. Quest'ultimo sostiene che ci sia ancora una piccola community di giocatori, anche se purtroppo in questa fase è difficile quantificare il numero esatto. Proseguo il mio viaggio arrivando alla terra di Horus, che in origine era il luogo di spawn dei personaggi della fazione Valorian. Qui accetto delle altre quest, potenzio alcune abilità e mi viene poi chiesto di andare a migliorare la mia arma principale. E qui dobbiamo soffermarci un attimo a parlare del metodo di upgrade. Credo sia uno dei punti più controversi del gioco e ciò che lo rende estremamente pay to win. In origine il massimo a cui poteva essere portato un oggetto era più 24. Ogni volta che veniva effettuato un miglioramento c'era una possibilità che questo andasse a buon fine. Quando invece si falliva l'oggetto veniva distrutto e qui inizia il dramma. Gameforge ha creato il problema e ci ha poi venduto la soluzione attraverso degli item che permettevano di preservare la nostra arma o armatura. Inoltre ci sono delle pozioni che aumentano la possibilità di successo e delle pergamene che permettono di aumentare di ben 3 livelli alla volta al posto che 1. Tutti questi oggetti sono accessibili all'interno del gioco, farmando come dei dannati ovviamente, oppure in maniera più comoda all'interno del cash shop. Oh, più 7. Yeah. Comunque capite bene il problema che deriva da questo sistema. Più si sale, più diminuisce la probabilità di successo e di conseguenza se si vuole essere competitivi in PvP bisogna per forza acquistare. Ma ci sono anche altri esempi di questo sistema predatorio. Per esempio, ora vedete che ho già un cavallo per spostarmi velocemente. Ecco, una volta non era così, il cavallo poteva essere solo acquistato nello shop e manco in modo definitivo, poteva essere solo affittato per un certo periodo di tempo. Cioè, questi ragazzi facevano il leasing alle cavalcature. E adesso io questa cosa ve la devo proprio raccontare perché è assolutamente crazy. Io in questa cosa da ragazzino ci sono cascato, volevo assolutamente la cavalcatura ma non avevo letto il disclaimer sulla durata e ricordo di esserci rimasto malissimo. Ebbene sì, sono stato una vittima del sistema. Ok, momento sfogo finito. Sono quindi andato avanti con le missioni principali, ho ucciso qualche goblin e aiutato un tizio su un'isola. Il gameplay è letteralmente sempre questo: prendi la quest, uccidi qualche nemico, raccogli qualche oggetto, occasionalmente un mini boss. Una volta consegnato questo set di quest sono arrivato a livello 15 e fino ad ora non ho trovato nessun altro giocatore in fase di leveling. Ho quindi deciso di tornare alla capitale e provare un altro approccio. Dovete sapere che esistevano due metodi di leveling, uno classico dove si svolgeva la main quest accompagnata da altre missioni ripetibili chiamate sigilli, nelle quali dovevi semplicemente uccidere a ripetizione uno specifico set di mostri. Questo metodo era più safe ma era estremamente lento. L'alternativa era molto più pericolosa e consisteva nell'utilizzare questi documenti che permettevano l'accesso ad una zona PvP in cui c'erano dei mostri che davano molto più esperienza del normale. Il contro era appunto che potevi incontrare dei giocatori nemici che ti mettevano i bastoni fra le ruote. Per cui adesso vediamo se troviamo qualche player nemico in questa zona. Allora, non ho trovato occasione di fare del PvP, ma ho trovato questo fungo gigante, che a modo suo è comunque del content, immagino. Ci siamo quasi, ora finalmente scopriremo che cosa nasconde questo fungo. Ok, questa credo sia la cosa più strana che vedremo oggi. Comunque non possiamo di certo tirarci indietro di fronte a una boss fight. お前はもう死んでいる。何？ Che fine ingloriosa, ragazzi. Però non possiamo dimenticarci degli insegnamenti del nostro maestro. Chi non è disposto a fare sacrifici non otterrà nulla. Forse solo ora, nel momento della sconfitta,
riesco veramente a capire il vero significato delle sue parole. Intendeva che dobbiamo cercare di elevarci, mettendo in gioco noi stessi e tutti i nostri possedimenti. Dobbiamo dare sempre il massimo, in ogni caso. Yes, vai così. A questo punto potremo prendere la nostra piccola vincita e andarcene via da campioni. Ma non sono questi gli insegnamenti del maestro e non è questo il vero winner mindset. Really? Can you feel the tension in the air right now? I know I can. Beh, che dire, triste fine di una triste storia. Conclusioni. Dopo aver perso tutto il gioco, è il momento di trarre qualche conclusione. Ebbene sì, meme a parte, non credo che proseguirò oltre con For Story e tra poco vi spiegherò il perché. Ma prima vorrei parlarvi di un post particolare, nel quale mi sono imbattuto durante le mie ricerche sul forum ufficiale di For Story Italia. È una sorta di diario dettagliato di questo player, Rebixius, che ci narra la sua esperienza all'interno del gioco, dai suoi albori fino al declino, avvenuto in maniera molto marcata dal 2016, anno in cui il gioco ha smesso di ricevere update con nuovi contenuti. Nonostante i quasi 10 anni di nulla cosmico, questo player ha continuato a postare e monitorare la presenza degli altri giocatori nel server, con l'obiettivo di mantenere vivo l'interesse per l'endgame PvP. Vi lascio anche in descrizione il link del post dove potrete leggervi l'intera storia qualora foste interessati. Devo dire che loggare nuovamente in questo mondo mi ha riportato a quei pomeriggi di 15 anni fa, quando tutto sembrava più semplice. Ma sapete, la nostalgia è un trucco, ci fa vedere il passato attraverso delle lenti colorate di rosa, facendo sembrare ogni momento perfetto. Questo gioco aveva ed ha ancora oggi i suoi difetti, animazioni e grafica che oggi ci fanno sorridere, ma il modo in cui ci faceva sentire, quello era reale. E la realtà è che non possiamo rivivere fino in fondo quelle sensazioni, semplicemente non è più la stessa cosa. I videogiochi sono cambiati e For Story ad un certo punto è rimasto lì, fermo e immobile, mentre noi siamo andati avanti e alla fine va benissimo così. Questo gioco per me rimarrà sempre un bellissimo ricordo e non ho intenzione di andare a rovinarlo. Ci tengo però a dire che sono molto contento che esista ancora una community di appassionati che, per quanto piccola, fa il possibile per mantenere in vita questo mondo alternativo. Per chi fosse rimasto fino alla fine, vi ringrazio per avermi ascoltato. Io sono il Dottor Mask e questo era il mio primo video. Ci ho messo una quantità di tempo e sforzi imbarazzante per concluderlo, quindi se ti va di supportarmi e darmi una pacca sulla spalla, puoi iscriverti e lasciarmi un like o un commento. Alla prossima!